Ben ritrovati, inizia con questa puntata la nuova serie, la seconda parte del Dussac in pillole, le stuche di Dussac in pillole. Con questa andremo a trattare appunto da guardia in guardia tutte le stuche che vengono presentate da Meyer, con le mie interpretazioni e quindi anche con probabilmente degli evidenti errori. Potrei tranquillamente prendere dei tremendi granchi in questa... Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale, commentare, condividere, mettete like sulla fiducia. E bene, iniziamo questa nuova stagione di Dussac in pillole, le stuche. Buona visione. Vart, che è la prima guardia che viene trattata. Meyer dà a questa guardia l'importanza di quello che dice il suo nome, cioè della sentinella, di essere vigili e pronti a contrattaccare. La si effettua portando Dussac dietro di noi, minacciando fondamentalmente con un taglio alto qualsiasi arrivo. Meyer dice che con questa guardia si può andare a contrastare qualsiasi altro colpo, semplicemente soverchiandolo. La prima stuche della VAT insegna come colpire contemporaneamente l'avversario e soverchiarlo con un taglio. Il primo esempio è fatto da un taglio che viene da destra, indipendentemente che sia un taglio alto o un taglio basso. Nella guardia di Bat riceveremo un taglio che arriva o sul nostro braccio destro, da sopra o da sotto, indipendentemente, e sarà comunque un taglio sinistro. Noi contemporaneamente usciamo in questa direzione con un passo e tagliamo. Ci ritroviamo sì ad offrire la spalla, ma siamo con un colpo caricato nella mittellut. Da lì istantaneamente effettuiamo un colpo che ci va a caricare nella guardia di Zornut, quindi un colpo caricato sopra la nostra spalla destra. Indipendentemente, questo taglio può essere effettuato di taglio dritto o di piatto. Meyer dice che va bene in entrambi i modi. A quel punto effettuiamo semplicemente un Kreuzer, 1 e 2. Quindi la seconda variante di questo stesso esempio di stuche è dato se il colpo, invece che provenire verso la nostra destra, proviene dalla nostra sinistra. Come nell'altra variante, semplicemente noi ci allontaneremo dal taglio ed effettueremo grosso modo gli stessi movimenti, ovviamente adattati alla situazione. La stuche, essendo formalmente un esempio, ovviamente quello che vedrete non sarà l'azione speculare di quella che verso sinistra. Dalla VAT stiamo ricevendo un taglio destro, quindi, che sia alto, sia basso e ininfluente. Noi ci allontaneremo portando il piede sinistro, facendo un giro e adattando con il destro. E facciamo due tagli. Tiriamo un taglio in maniera da
letteralmente, e questo è un movimento che abbiamo già trattato, letteralmente sparare il Dussac in orbita, in maniera da poterlo girare sopra la testa. A questo punto, in questa posizione, fingiamo una punta per minacciare l'avversario e chiudiamo con un Kreuzau. 1, 2, 3. Uno, due, tre, oh, un, due. Regel su questa prima variante di Stuke. Se l'avversario taglia da destra o da sinistra, quindi interno e esterno, voi contemporaneamente fuggite dal colpo avversario e colpite sopra alla sua testa e continuate con un secondo colpo dalla Mittelhut. Da lì scegliete se continuare con una continuazione di un'altra Stuke o chiudete con un Kreuzau, quindi con un colpo a croce. La seconda Stuke della Wacht invece parla di utilizzare il Fellau, o cioè la finta, il colpo che fallisce. In pratica dice: vai alle sue parti destre per tagliare, quindi vai proprio dalla Wacht, vai a portare un taglio, ma falliscilo, continualo, torna indietro e taglia la sua faccia. Sono due colpi, fine. È forse la Stuke più breve dell'universo. Dunque, perché viene utilizzata questo esempio? Viene utilizzato quando l'avversario non sta facendo nulla, non sta attaccando per primo. Prima era una situazione in cui stavamo aspettando che l'avversario facesse qualcosa. Tira l'attacco, che sia destro, sia sinistro, sia alto, sia basso, non è importante, e reagiamo di conseguenza. Se viene dalle parti destre si va a sinistra, se viene dalle parti sinistre si va a destra. In questo invece, molto semplicemente, in quel momento l'avversario non sta prendendo l'iniziativa e noi andiamo a mirare al suo braccio per indurlo a parare. È una finta proprio, come classica, e quindi andiamo a fare questo semplice movimento qua. Da qui, passo destro, continuo il taglio, arretro velocemente e taglio davvero sulla sua testa, sulla sua faccia per l'esattezza. Forse è uno dei motivi per cui non è il caso di provare su degli esseri umani se non con un Dussac piuttosto morbido e una buona protezione. Gran parte delle lezioni di Dussac prevedono l'omicidio. La terza Stuke della Wacht insegna come provocare l'avversario, un colpo dell'avversario, facendolo salire con le braccia. La prima cosa che andremo a fare è andiamo a tirare uno Scheitel, un colpo verticale alto, in maniera che la sua parata sia già alta, e a quel punto cercheremo di indurlo a credere che noi cercheremo di scavalcarlo con il filo corto. Questo lo porterà ad alzare di più la parata, nel mentre noi ritireremo. A questo punto lui cercherà di andare a tagliarci, e questo è tutto quello. Noi abbiamo già caricato un taglio e il taglio che faremo sarà invece un piatto. Sarà un piatto effettuato con l'esterno del nostro Dussac. Quindi 1, 2, 3, 4,
A questo punto andremo ad effettuare un Kreuzab alla sua faccia. Questo perché? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo hop, ricordatevi, l'idea è sempre colpire la faccia dell'avversario. È una questione di tempi, perché se noi non reagiamo in tempo mentre lui sta alzando per coprirsi, non saremo usciti in tempo per caricare e lui ci colpirà troppo presto. Invece noi dobbiamo essere così scaltri da provocarlo, vedere che lui sta abboccando a questo movimento e a quel punto, come vediamo l'accenno che sta reagendo, noi tiriamo indietro. A quel punto porterà il taglio o comunque sarà alto nel taglio e noi passeremo con il piatto sul suo braccio, che sarà ancora alto perché lui starà cercando di cadere sopra di noi col suo taglio. A questo punto, dopo aver portato questo piatto, appunto, chiuderemo come abbiamo sempre fatto fino ad ora con un Kreuzab, a partire dal secondo esempio. La quarta Stuke è un po' complessa. È un po' complessa per me, mettiamola così. In pratica è una Stuke che insegna un altro tipo di provocazione, insegna a provocare un taglio all'avversario, abbatterlo e andare a fargli alzare abbastanza, come anche in un'altra che abbiamo visto prima, le braccia abbastanza per poterlo colpire sotto sulle braccia mentre sta appena andando a recuperare. In pratica effettua un taglio lungo, taglio alto, lungo, come negli altri per indurlo fondamentalmente a parare. Comunque vado ad effettuare una rotazione e vado a ritirare perché voglio andare ad intercettare con un untero. Voglio andare a intercettare, quindi non vado a tagliare, effettuare un untero. Ritardo l'utero perché voglio andare ad abbattere o a intercettare il taglio che mi sta arrivando. Abbattuto il taglio, a quel punto effettuo un Mittelut e uno Zorn, quindi un taglio diagonale sinistro lungo sulla sua faccia. Gli ultimi due tagli devono essere immediati. Questa è la difficoltà, secondo me addirittura maggiore dell'intenzione di voler andare con un untero ritardato. Quindi io mi metto nella posizione di untero, faccio per farlo, ma aspetto di vedere l'arrivo del taglio dell'avversario e a quel punto lo vado a deviare, vado a colpire il taglio. Mi ritroverò quindi nella Mittel e taglierò e farò uno Zorn lungo, ovviamente sempre sulla sua faccia. Questa quinta Stuke è fatta per insegnare a far salire e scendere tutto il tempo l'avversario in maniera da renderlo sempre spiazzato. È molto semplice, sono 4 colpi in croce come tutti gli altri, questa è la caratteristica di tutte le Stuke.
non sono molte. Allora, sempre nella VAT, mi porto molto profilato, effettuo un primo taglio alto, un secondo taglio alto, sono tutti e due con un passo. A questo punto vado a fare una Mittelhut bassa sotto il Dusak dell'avversario, rispondo poi con un secondo Mittelhut, questa volta alto sopra il Dusak dell'avversario, quindi uno è sotto le mani dell'avversario, l'altro invece sopra le mani dell'avversario, e a questo punto chiudo con uno zorno a destra. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ovviamente va riadattato, come tutte le stuche, a seconda del movimento dell'avversario. 1, 2, 3, 4, 5. Però, come potete vedere, questi movimenti faccio alzare con questi due colpi alti la guardia dell'avversario. A questo punto colpisco sotto. Il secondo Mittelhut che va a rispondere al primo invece è più alto, va fondamentalmente a cercare di colpire sopra le braccia dell'avversario, alla faccia. E il terzo invece che è un colpo che a questo punto è caricato sulla nostra spalla destra, è un normalissimo zorno alla faccia dell'avversario. E con questa quinta variante di stuche abbiamo esaurito i 5 esempi che Meyer fa da applicare alla VAT. Meyer per la VAT riserva fondamentalmente due scopi: l'iperestendersi nei tagli, quindi raggiungere rapidamente la faccia dell'avversario, e il sopprimere i tagli avversari in vari modi, rompendo il ritmo, suggerendo all'avversario un taglio per poi poterlo abbattere con comodità, cambiare l'altezza, effettuare delle finte. Questi sono gli esempi che presenta. Abbiamo iniziato con la VAT e continuare a trattarla più avanti con quello che viene chiamata la parata dritta, la Schnitz o il Geradeversachtung. Bene, abbiamo finito per oggi. Spero che come nuova puntata, anzi come prima puntata della nuova stagione, nuova serie sul Dusak dedicata esclusivamente alle stuche, vi sia piaciuta. Sicuramente potrò fare degli accorgimenti o degli aggiustamenti in corso d'opera. Detto questo, mi aspetto comunque i vostri commenti, mi aspetto dei vostri pareri sul prodotto. Vi ricordo che qui si inizia veramente a fare degli esercizi e quindi vi consiglio di non restare soltanto a guardare, ma provatele, fate pratica. Vi assicuro che il senso di ciascuna di queste stuche comincia ad avere a riaffiorare soltanto dopo che ci si fa un po' di pratica, che si comincia a capire il senso di ciascuna di queste. Io vi ringrazio, arrivederci al prossimo giovedì.